Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2025. Ok, abbiamo la carta della morte, amici dei pesci. Si parla di un periodo di rigenerazione, di chiusura magari con vecchi schemi di comportamento piuttosto che con vecchie abitudini. La carta della morte indica sempre una rinascita dopo un qualche tipo di lutto, se vogliamo. Può essere il lutto per la perdita di un lavoro, la perdita di un'idea anche. Tipo, ok, accantono quest'idea. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è il corso base di tarocchi intuitivi e c'è una playlist e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e anche lì avete una playlist. Sempre nella descrizione poi trovate anche il link per il nuovo corso di livello intermedio che si terrà a gennaio 2025 di tarocchi intuitivi. Comunque voi aprite sempre la tendina, io lì inserisco tutte le novità del momento, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basterà scrivermi un'email. Ok, andiamo a vedere, questo è uno di 4 degli oroscopi che pubblicherò per il primo semestre del 2025, uno è già uscito ed è diciamo uno sguardo in generale, poi abbiamo questo sulla crescita spirituale, poi ce ne sarà uno sull'amore e le relazioni e un ultimo sul lavoro e l'economia. Ok, allora partiamo con la temperanza. 10 di pentacoli, il re di bastoni, regina di denari, diavolo, 6 di coppe, abbiamo un 2 di pentacoli e un 6 di bastoni. Che interessante. Dunque, partiamo da questa temperanza, ragazzi. Di solito, non lo so perché sento che fa riferimento a qualche infermiere che c'è in ascolto. È una carta che parla di guarigione. In questo senso potrebbe far riferimento, visto che è una lettura di crescita spirituale, a un'attitudine ad aiutare gli altri a star meglio. È anche una carta di forte creatività, come se ci fossero tanti artisti o comunque persone che creano, come se foste portati, diciamo, per lobbistica piuttosto che, non lo so, la cucina. Si tratta di proprio creare qualcosa. Andiamo a vederla, magari riesco a dirvi qualcosa di più specifico. 2 assi. Scusate, voglio andare a vedere anche questo 10 di pentacoli.
8 di spade, eremita. Allora, ragazzi, quello che credo è che abbiate bisogno di moderare le vostre azioni, le vostre parole e farvi prima un esame di coscienza su quello che dite, perché quello che dite lo dite da un punto di vista negativo, ossia avete un modo di pensare negativo su X questione e quello che dite è causato dal vostro modo negativo di pensare. Se pensaste diversamente magari direste altre cose o non direste proprio niente per quello che riguarda una situazione piuttosto che una relazione. L'idea appunto è un po' come educarvi alla parola, educarvi al... Mi viene da dire, ho come l'idea che abbiate bisogno di rimanere un po' più quieti, un po' più tranquilli prima di esprimere giudizi, prima di dire la vostra, prima di farvi idee, prima di fare azioni, di agire. Andiamo a vedere il re di bastoni. 3 di spade, 2 di bastoni, regina di denari nuovamente e 4 di spade, che è l'arcano minore, uno degli arcani minori della temperanza. È come se aveste bisogno in questo semestre di rallentare il ritmo. Soprattutto vi dico se state facendo come degli studi, anche dei lavori su voi stessi, c'è un po' da rieducare il modo di pensare. Qui avete un 8 di spade. L'8 di spade è una carta di autosabotaggio. È una fanciulla bendata, ok? Circondata da spade, che però se ci fate caso le corde con la quale lei si sente legata sono morbide. Se lei aprisse le braccia si darebbe conto, si renderebbe conto ehm, che appunto non è così imprigionata come lei pensa, potrebbe togliersi la benda e capire che davanti a lei la strada è libera. E quindi qui c'è anche l'eremita, quindi è come se vi invitassero a fare una sorta di valutazione, introspezione su quello che è il vostro modo di pensare. È una carta che io sento anche legata alle credenze limitanti. Sapete, quando qualcuno cresce con l'abitudine di vedere sempre la parte negativa della vita e arrivi a un certo punto dove si somatizza, cioè si vede sempre tutto il negativo e non si riesce a vedere il positivo. E io qui sento che è un periodo dove dovete come rieducarvi appunto a vedere il positivo. Cioè è un po' come il, ok, mi succede una cosa che io reputo brutta, agisco, faccio, dico, mi difendo, però poi in realtà è come se avessi bisogno qui di vedere ad un futuro con occhi migliori, con gli occhi... La regina di denari parla di maternità anche, quindi con gli occhi di una mamma, ma una mamma nei miei confronti. Scusate, è un po' come dire divento una madre migliore per me stesso o me stessa. E ho anche questa sensazione che abbiate bisogno di diventare un pochettino osservatori di certe dinamiche di comportamento. Adesso qua poi ci arriviamo. Andiamo a vedere la regina di denari, 6 bastoni e appeso. Esatto, esatto. Vi invitano a vedere, mi viene da dire l'altro piatto della bilancia, l'altro lato della medaglia. La carta dell'appeso vi invita a guardare le cose da un'altra prospettiva. E qui abbiamo il 6 di bastoni, che è la carta del successo. Fate un elenco di tutti i risultati e i successi che avete ottenuto nella vita, più che dei fallimenti, ok? Perché è importante molte volte dare un valore a quello che abbiamo ottenuto o dare più valore a quello che abbiamo ottenuto. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un fante di spade, un 10 di spade che è l'arcano minore della morte e un asso di denari.
Credo che sì, la parte difficoltosa sia proprio questo taglio col passato e questo nuovo inizio, cioè magari anche solo l'idea di iniziare un nuovo percorso, l'idea che il percorso può essere lavorativo, può essere di vita, può essere di coppia, l'idea di cambiare, come se perché questo diavolo condiziona parecchio. Io lo sento sempre molto collegato all'ego, a quello che sono i desideri egoici, gli obiettivi dettati dal nostro ego più che dalla nostra anima. E qui è come se ci fosse da rimettere dei nuovi semi. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo il carro, wow, il carro e l'imperatore. Sono due bellissime carte, devo dire. Allora, per qualcuno ci potrebbe proprio essere un cambio di direzione, la morte con di un vecchio lavoro, la morte di un vecchio stile di vita. Non so se di una relazione, non so. Diciamo che non lo vedo tanto per adesso, però magari qualcuno potrebbe risuonare perché comunque anche quando finiscono le relazioni, tra l'altro la prossima settimana pubblicherò le previsioni sull'amore per il 2025, però quando magari finisce una storia dove si conviveva, cambia effettivamente anche la vita, no? A 360 gradi perché magari si va a vivere ognuno per conto proprio. Però tutto sommato devo dire che con questo imperatore, ragazzi, si va verso un qualche cosa di stabile. Guardate, può facilmente essere un cambio casa, mm? Un cambio residenza, un cambio di alcuni contratti. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Cavaliere di spade e sacerdotessa. Che interessante. È come se nel prossimo semestre passaste dei periodi ad agire, parlare, fare e a periodi di riposo, di tranquillità, di osservazione. Devo dire che con il Cavaliere di Spade l'energia verso fine periodo potrebbe essere un quanto accelerata. Non vi nego che non sarà tutto fluido, ragazzi, ci saranno parecchi alti e bassi, soprattutto perché i bassi, cioè è come se voi foste già nel basso, in un certo senso. Avete bisogno di valutare, risistemare quello che è il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere le cose. È come se in questo momento foste abituati a vedere il bicchiere mezzo pieno e qui vi dicono rieducatevi a vedere il bicchiere mezzo, scusate. È come se adesso foste abituati a vedere il bicchiere mezzo vuoto e qui vi dicono abituatevi a vedere il bicchiere mezzo pieno. Scusate. Se per caso fa riferimento a una questione lavorativa, una questione di progetto di vita proprio, ehm, c'è qualche tipo di tema che ha a che vedere con gli studi che avete fatto. Può essere che qualcuno qui abbia studiato, abbia tanta esperienza, ma non abbia come il titolo per affrontare questa cosa. Allora, a meno che non sia un'attività tipo il medico, ok? Dove c'è bisogno effettivamente c'è un albo ed è tutto ufficiale, tutto registrato, però una volta che voi vi avete l'esperienza, avete magari gli studi, anche se non sono riconosciuti, una volta che voi a livello fiscale siete in regola, siete a posto, ci sono delle attività che non richiedono il titolo di studio, cioè magari lo richiedono, ma non è fondamentale. Tipo le attività di artigianato, sì, se fate uno studio specifico di ipotesi oreficeria è meglio perché vi danno le basi, però nulla vi vieta
che se studiate a casa vostra voi possiate iniziare un'attività come orefice senza avere il titolo di orefice. Io pago le mie tasse, mi metto in regola e inizio a lavorare e se alla gente piace e i clienti ci sono, va bene così. Guardate, quello che vi posso dire è che questo modo di pensare tende a rallentarvi un pochettino, perché probabilmente certe volte, piuttosto che rischiare di sbagliare, tendete a star fermi, cioè non faccio niente perché ho paura di sbagliare, però non si va avanti così. E qui si tratta di puntare un pochettino il focus, cambiare con certi schemi di comportamento condizionanti, perché il diavolo schiavizza, condiziona, limita. Però tenete presente che quando c'è il diavolo è un'energia che noi scegliamo, cioè nel momento si sceglie di stare in questa situazione, in queste abitudini di vita, in questi condizionamenti mentali, eccetera. Andiamo a vedere qual sei di bastoni. Il sole. Re di coppe e 5 di bastoni. Bene, ragazzi. Devo dire che alla fine del periodo avrete le idee molto 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 più chiare, sarete persone diverse, è come se riusciste a manovrare, a gestire meglio gli alti e bassi perché non siete così attaccati al risultato, alla perfezione, è semplicemente un ok, prendo quello che c'è e cerco di vederlo in un altro modo, cerco di vedere il bello, cerco di sintonizzarmi su vibrazioni positive, cerco di muovere le mie idee per concretizzare il mio sogno. Vi dico, qui con questo 6 di coppe si parla fortemente o di un sogno che state inseguendo o che vorreste concretizzare e qui c'è come un ok, mi muovo, do una direzione. Tenete presente che l'imperatore è anche una carta che parla di regole, di lavoro duro, di lavoro costante. È come se qualcuno dovesse togliersi la paura di sbagliare, semplicemente iniziare a concretizzare, senza dire faccio questo, faccio quello, ma farlo. E boh. La temperanza, io qui ho come l'idea ehm, che ci sia per aiutarvi a guarire questa vostra magari tanta astrazione, tante belle idee, tanta voglia di fare, però appunto poi bisogna farlo, concretizzarlo. E qui è come un, non so se questo lo posso dire, se questo si... Tenete presente che è anche una carta di chiarezza mentale come lo è il sole, quindi è un po' come se durante il semestre vi si schiarissero le idee su quello che è la vostra direzione di vita. È come se vedeste quello che vi ha condizionato fino ad adesso, lo osservate e lo lasciate indietro per iniziare con... Guardate che avete un asso di pentacoli e un re di... scusate, un imperatore, sono due carte di forte concretezza. E in più, con la sacerdotessa, è come se riusciste a vedere oltre, come se riusciste a vedere molto più in là nel vostro futuro. Va bene, ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Subito vi voglio proporre un oracolo per guardare quelle... È già caduta una carta. Quale credenza limitante potreste avere? La recupero un attimo. Trovo queste carte molto molto interessanti e questa dice: perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto? Mm. Interessante, molto, devo dire. Andiamo adesso a vedere un oracolo per darvi come una spinta in più, uno stimolo in più. Qui abbiamo la storia infinita e va un po' a gioco con questo 2 di pentacoli, ragazzi, che parla proprio dei cicli che si ripetono all'infinito. Io credo che ci sia come un andi rivieni, una storia infinita sul faccio e poi mi fermo, faccio e poi mi fermo, e se poi le cose vanno male, e se poi qui, e se poi lì. Però in realtà molto dipende dall'idea che voi avete di perfezione, dell'obiettivo che vorrete raggiungere. E poi qui abbiamo, vediamo se, come faccio a far
poi qui abbiamo un bivio. Carta numero 13, l'arcano della morte è un numero 13. E qui è come se ci dovesse essere effettivamente una scelta da fare, una direzione da dare al vostro progetto di vita. Può essere il progetto di vita relazionale, ma qui ho come la sensazione che sia un po' più il imparo a credere in me stesso, nelle mie idee, nelle mie capacità. Mi educo con un lavoro costante al cambiamento, alla rinascita, a piantare semi fertili. Molto belle, ragazzi. Allora, un ultimo oracolo era questo qui. Tenete presente che quando c'è questo tipo di credenza, potrebbe anche, cioè questa è più una domanda che una credenza. La credenza di base potrebbe essere io non merito. Di solito qui, quando si cerca il riconoscimento e l'apprezzamento degli altri c'è una sorta di disequilibrio a livello del secondo chakra. E normalmente, essendo strettamente collegato al primo, c'è anche come un bisogno di far vedere agli altri che siamo lì per loro, che ci siamo, che siamo bravi. È come il dire faccio perché così mi amano. Fatemi sapere nei commenti come vi vibra, come vi risuona. Ok, andiamo a vedere un ultimo di questi oracoli. Trascendenza. Trascendi i limiti della tua mente, e qui avevamo il diavolo, e permetti alla luce della tua anima di brillare veramente. Wow! È proprio in linea con quello che abbiamo detto fino adesso. Ragazzi, qui avete solo da scoprire voi stessi, cambiare il modo di vedere le cose e iniziare a puntare, a credere di più su voi stessi, che è un po' quello che succederà nel prossimo semestre, no? Al vedere più in là, schiarirvi la mente su dove volete andare, che cosa volete, lo volete o dovete o potete tagliare. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email per le sessioni individuali, oppure se preferite andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per capire i temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una crescita spirituale splendida per il 2025, vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!